Kirunextan, Stans and Stars. Secondo episodio, Baikonur. Prima di cominciare, per cortesia leggete il seguente disclaimer. Grazie. Ben ritrovati. Dopo qualche giorno tra Almaty e il sud-est del Kazakistan, era finalmente giunto il tempo di andare verso il centro-ovest del paese. Il centro-ovest delle famose steppe kazake, il centro-ovest che ci vedeva in un aereo da Almaty a Kyzyl-Orda, dopo questo piccolo sandwich al formaggio. In quel di Kyzyl-Orda c'era da attenderci un guidatore che doveva portarci oggi in 2 destinazioni. Il complesso monumentale di Korkut-Ata si trova vicino alla città di Korkut, nel Turkestan kazako, ed è dedicato a Korkut-Ata, un leggendario poeta, filosofo e musicista dei popoli turchi. Il sito comprende un mausoleo e altri monumenti, ed è molto importante per la sua connessione con la tradizione culturale dei popoli turchi. Korkut-Ata, infatti, è visto come un saggio che ha trasmesso la saggezza e la cultura dei popoli turchi attraverso racconti e poesie. Il complesso inoltre è significativo per la sua architettura tradizionale, nonché per il suo valore simbolico come punto di riferimento spirituale e culturale per tutti i popoli turchi. Il sito infatti è costituito da un mausoleo, in cui si dice che Korkut-Ata sia stato sepolto, sebbene le fonti storiche sulla sua esistenza siano più leggendarie che documentate. Il mausoleo è costruito con materiali tradizionali, come mattoni e pietra, e si caratterizza per il suo stile architettonico tipico dell'Asia centrale, con una forma che richiama l'architettura dei popoli turchi tradizionale e gli stili delle antiche tombe dinastiche, il tutto nel mezzo della steppa. Il sito è anche famoso per le iscrizioni in lingua turca antica, che raccontano le gesta e i miti legati alla figura di Korkut-Ata, così come altre rappresentazioni culturali turche. Successivamente, era tempo di andare verso la seconda ed ultima destinazione del giorno, con un piccolo pit stop. La seconda ed ultima destinazione del giorno era appunto quella di entrare e soggiornare nella città chiusa di Baikonur. Purtroppo l'accesso, nonché i costi dell'accesso al cosmodromo, erano abbastanza proibitivi. Prima di entrare nella città chiusa di Baikonur, ci siamo fermati poco al di fuori del varco di accesso del cosmodromo, in quel del villaggio di Toretam. Qui, infatti, vi sono una serie di statue raffiguranti principalmente razzi storici utilizzati nel programma spaziale sovietico. Tra di essi vi sono il razzo R7 Semyorka. Questo razzo è uno dei più iconici nella storia del volo aerospaziale. È stato il primo razzo a propellente liquido a lungo raggio, sviluppato negli anni 50 dai sovietici e utilizzato per il lancio del primo satellite artificiale, lo Sputnik I, nel 1957, nonché per il lancio di Yuri Gagarin, il primo uomo nello spazio, nel 1961. La forma di questo razzo viene spesso rappresentata nelle statue come emblema della conquista dello spazio dell'Unione Sovietica. C'è anche il razzo Vostok, celebre per il suo utilizzo nel programma spaziale, che ha portato il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin nello spazio. Lanciato dal razzo Vostok I, infatti, il 12 aprile 1961, Gagarin ha segnato così una pietra miliare nella storia dell'esplorazione spaziale. Ed infine gli ultimi 2 razzi, i più recenti, il Proton, razzo utilizzato per il lancio di satelliti e missioni spaziali internazionali, molto più recenti rispetto all'R7 e al Vostok, nonché lo Zenit, razzo vettore sviluppato originariamente negli ultimi anni dell'Unione Sovietica, nonché utilizzato successivamente dalla Federazione Russa. Questo razzo è stato progettato principalmente per il lancio di satelliti commerciali e missioni di esplorazione spaziale. In seguito, dopo aver appunto visto queste statue, siamo andati verso il varco d'ingresso della città chiusa di Baikonur.
Non nego di aver avuto personalmente un po' di timore prima di entrare. Infatti la città non è solo ad amministrazione kazaka, ma è anche ad amministrazione russa, e pochi mesi prima ero stato appunto in Ucraina per circa 2 settimane. La mia presenza in Ucraina è appunto dimostrata dagli altri video qui presenti sul mio canale. Fortunatamente né all'ingresso, né durante la permanenza, né tantomeno durante l'uscita dalla città chiusa di Baikonur non vi è stato alcun controllo approfondito del passaporto, solo un controllo blando dei miei dati, nonché un controllo del mio permesso che faceva sì che io potessi entrare ed uscire dalla città chiusa di Baikonur per un periodo di 24 ore. Qualora chiediate, il permesso per l'ingresso nella città chiusa di Baikonur l'ho ottenuto tramite un'agenzia viaggi locale. Un'agenzia viaggi che oggettivamente non mi ha caricato di un costo eccessivo, a differenza di tante altre offerte che avevo ricevuto anche e soprattutto da agenzie viaggi non locali. Dopo una rapida sosta in quel dell'hotel, nonché successivamente in quello di un ristorante lì vicino, abbiamo deciso, su consiglio del nostro guidatore, quello che ci era venuto a prendere in quel dell'aeroporto di Kisilorda, di andare a fare un giro a piedi, in giro alla sera per Baikonur. Lo stesso guidatore ci aveva detto le seguenti parole, le quali cito: le luci alla sera di Baikonur sono fantastiche. E chi siamo noi per smentirlo? Quasi sin da subito abbiamo notato diverse cose, come murale e incisioni su edifici pubblici, una serie di monumenti dedicati non solo allo spazio, ma anche al sacrificio delle persone le quali sono anche morte per testare l'avvicinamento alla corsa spaziale. Person. Okay. Nuclear energy? Oh, this thing is super cool. In 2055, in honor of what? Wow. That's nice. Yeah. So what do you have to open? The balls of this thing or? I think. Like it. Nonché i classici monumenti che si trovano in una classica città centroasiatica di fu dominazione sovietica, relativi alla seconda guerra mondiale, piuttosto che ad altre questioni. Siamo andati al supermercato. Poco prima di rientrare verso l'hotel abbiamo notato 3 altre attrazioni. La prima, il classico monumento con murale dedicato ad Abai, il poeta filosofo kazako che abbiamo già visto nel primo video. La seconda attrazione era appunto la locomotiva, il treno che collegava il villaggio di Baikonur dove sostavano i cosmonauti, nonché tutti gli altri operatori del cosmodromo, fino al cosmodromo stesso di Baikonur, ad oggi appunto illuminata come attrazione serale, ed infine la scritta di Baikonur con riferimenti tipici all'esplorazione spaziale e alla voglia dell'umanità di andare verso limiti mai giunti prima. Il mattino seguente abbiamo ripreso il nostro giro in quel di Baikonur. Con la luce del giorno, infatti, abbiamo notato cose nuove che non avevamo visto il giorno prima, come questo logo delle Olimpiadi di Mosca, il murale e l'incisione viva di questa figura umana nello spazio su una scuola, e poi ci siamo recati verso un liceo, il quale immagino vedrete a breve, dove vi è appunto l'attuale museo che constata la storia di Baikonur stessa, a partire dalla costruzione ingegneristica portata avanti dal maggiore Shibunkov. Il Museo della Storia del Cosmodromo di Baikonur contiene diverse chicche fondamentali non solo sulla storia di Baikonur stessa, ma anche dell'intera cosmologia e dell'intera corsa allo spazio internazionale.
Tra le varie chicche vi sono appunto presenti vari modelli di armi in dote all'esercito, questa mappa che indica le varie località dai quali i rifornimenti per la costruzione di Baikonur avvennero, nonché tutte le varie personalità coinvolte nella costruzione del cosmodromo a partire dal 1955. Tra i vari oggetti presenti, assieme a moltissime foto e moltissimi altri reperti, ci sono questi interessantissimi modelli in scala di razzo, gli stessi di cui vi ho parlato prima, nonché a breve questa interessantissima chiave d'accensione dell'intero sistema di accensione dei razzi, molto interessante, e altre foto di repertorio. Inoltre, nella sezione centrale dell'edificio stesso vi era una piccola anteprima di quello che poi saremmo andati a vedere una volta usciti dal museo, sempre relativo al villaggio di Baikonur. Nella sezione successiva del museo si trovavano altri oggetti molto interessanti. Nella prima sezione vari oggetti e varie simbologie legate alla conquista spaziale da parte dell'Unione Sovietica, quindi tutti i vari modellini in scala, nonché altri vari oggetti reperti delle varie spedizioni nello spazio, compiute sia dai sovietici che o dalla Federazione Russa. Tra i modellini più interessanti, inoltre, c'è da notare che per la prima volta vidi un modello in scala del Buran, l'equivalente dello Space Shuttle solo realizzato dall'Unione Sovietica. La sezione successiva ancora, però, è quella che mi colpì di più in questa visita al Museo dello Spazio e del Cosmodromo di Baikonur, perché tutto mi aspettavo, fuorché trovarmi di fronte a una specie di riassunto o un highlight, diciamo, di tutto ciò che è stata l'esplorazione spaziale non solo dell'Unione Sovietica e della Federazione Russa, cosa che oggettivamente parlando mi aspettavo accadesse, ma anche degli altri stati in questione che hanno partecipato alla storia dell'esplorazione spaziale, come Giappone, Francia, Cina, Stati Uniti e l'India. Mi stavo dimenticando dell'India. Una cosa che però mi lasciò molto interdetto e mi sorprese anche abbastanza fu il fatto che questi modellini non solo erano delle repliche in scala, bensì alcuni di essi erano proprio degli oggetti donati dalle singole agenzie spaziali nazionali di questi stati, donati appunto al museo di Baikonur, di modo che queste potessero essere esposte al fine di divulgare la conoscenza sull'esplorazione spaziale. Una sezione molto interessante inoltre è stata quella legata ai vari reperti, ai vari oggetti relativi alla Stazione Spaziale Internazionale. Tra di esse vi erano inoltre numerosissime foto, non solo relative alle missioni, ai singoli membri dell'equipaggio, nonché dedicate al cosmo stesso, ma anche i classici badge della singola missione dedicata, nonché una serie di oggetti completamente particolari ed avulsi dalla questione del cosmo, come questo libro per bambini in lingua inglese, donato direttamente da un astronauta statunitense,
ai curatori del museo di Baikonur, nonché questa curiosissima racchetta da badminton, oppure questa t-shirt commemorativa. Il tutto circondanti altra oggettistica utilizzata sempre sulla Stazione Spaziale Internazionale, oppure sulla stazione Mir. Inoltre molto curiose furono queste uniformi sovietiche e russe utilizzate nelle varie spedizioni, nonché le più classiche razioni di cibo preconfezionato da utilizzare nello spazio. Imagine how tough it is to stay on this for hundreds and hundreds of days. Still better than pizzeria Palermo, I guess. He was right, with sunlight this place is quite beautiful. Ed infine ci troviamo di fronte alla parte più tragica della storia di Baikonur, con mia somma sorpresa rappresentata in questo museo, quella del disastro di Baikonur, detto anche disastro di Nedelin, a causa della morte, tra le varie cose, del generale Mitrofan Nedelin che supervisionava il test. Il disastro, uno degli incidenti più tragici della storia della corsa allo spazio, accadde a causa dell'esplosione del razzo nucleare R-16 in quel del cosmodromo di Baikonur. L'esplosione causò 50 morti a livello ufficiale secondo le carte desecretate, ma la stima si dice essere tra le 100 e le 150 vittime. Una lunghissima serie di errori procedurali, tecnici, nonché una mancanza di sicurezza e una pessima gestione dell'incidente provocarono queste vittime. La verità fu tenuta all'oscuro dell'intera popolazione sovietica per all'incirca 25 anni, in quanto il governo sovietico cercò di nascondere i dettagli dell'incidente per evitare danni alla reputazione del programma spaziale e militare dell'Unione Sovietica. La verità, assieme alla desecretazione di buona parte dei documenti, fu pubblicata solo a tardi anni 80, durante il cosiddetto periodo della perestroika di Mikhail Gorbachev. Per concludere infine la visita in questo bellissimo museo, siamo andati alla stanza che rappresenta il sistema solare. Molto molto carina, come potrei dire di questo museo in generale. Dopo la visita al museo ci siamo incamminati verso il gazebo di Gagarin, passando verso la strada più corta. Peccato che però questa strada più corta ci portò molto vicino al fiume Sirdaria, che delimita parte della città chiusa di Baikonur, nonché a queste zone alquanto abbandonate della città chiusa stessa. Il nostro tentativo di visita purtroppo fu futile perché l'intera area del gazebo era completamente delimitata da delle recinzioni che ci rendevano impossibile l'accesso. E quindi, dopo aver visto questo logo delle Olimpiadi di 1980 ricomparire, ci siamo decisi di andare verso il centro e verso la piazza principale, la più classica delle piazze Lenin. Dimmi, much you love Baikonur? A lot? Yeah. Yeah. Don't go here, people. We love dogs. Dopo aver incontrato una serie di statue nonché la scritta I Love Baikonur e questo graziosissimo gattino, ci troviamo di fronte col gigantesco dilemma del dove andare a mangiare.
decidemmo di andare a mangiare nella vicinissima pizzeria Palermo. Tendenzialmente io all'estero cerco di provare i cibi locali, nonché, in generale, non sono così fissato come l'italiano medio sul cibo, però devo incredibilmente ammettere, anche per i miei standard bassi e molto open-minded, devo ammettere che questa pizzeria e questa pizza che provai faceva molto schifo. Dopo il pranzo nella pizzeria a Palermo, abbiamo visitato diversi monumenti in quella della città di Baikonur prima di lasciarla nel pomeriggio. Il primo monumento era quello di Korolev, l'ingegnere progettista, artefice dei primi successi sovietici nello spazio, tra cui lo Sputnik I, quello che lanciò Gagarin nello spazio. Dopodiché, dopo una rapida visita a un monumento dedicato al razzo Proton, siamo andati verso la replica gigantesca del razzo Soyuz, che è uno dei razzi più utilizzati nel programma spaziale sovietico, successivamente russo. Questo razzo è esposto per celebrare il 20° anniversario del cosmodromo di Baikonur, quindi è qui dal 1975. Per quanto sembrerà paradossale, questo razzo non è nient'altro che una replica, una enorme replica esposta in un parco dove dimostra tutta la sua grandezza. Dopo, poco distante, siamo andati a visitare il monumento dedicato a Yuri Gagarin, il primo uomo nello spazio, un eroe nazionale non solo dell'Unione Sovietica, ma anche una figura leggendaria in tutto il mondo, per il suo coraggio e il suo contributo pionieristico. Avevo promesso a un mio amico, di nome Alessio, che avrei visitato questo posto giusto qualche mese prima, ed eccomi qua, ad abbracciare la statua di Yuri Gagarin, o in inglese Hug Gagarin, Hagagarin. Poco più avanti, inoltre, c'era la stele dedicata alla gloria dei conquistatori dello spazio, una stele dedicata a tutti quanti gli astronauti, gli scienziati, gli ingegneri che hanno contribuito alla conquista dello spazio, che celebra il programma spaziale sovietico, nonché la capacità generale dell'uomo di realizzare incredibili progressi in campo tecnologico e scientifico. Un omaggio, un tributo collettivo a tutte le persone le quali, con il loro duro lavoro e la loro persistente dedizione, hanno reso possibile l'esplorazione dello spazio. Lì accanto, come penultimo monumento visitato per il giorno, ci fu il monumento dedicato all'aereo LI-2, praticamente un aereo utilizzato per questioni logistiche, soprattutto durante le prime missioni spaziali del cosmodromo. Anche se la nostra attenzione fu più dedicata a questo simpatico gattino. Infine, l'ultimo monumento visitato in quel di Baikonur fu quello dedicato a Yangel, con questa replica del razzo R-12, uno dei razzi utilizzati nelle missioni spaziali. Yangel, infatti, è stato uno dei principali ingegneri di razzi sovietici, noto appunto per il lavoro sulla progettazione di diversi missili balistici, nonché specialmente di tantissimi razzi spaziali.
L'ultima nostra missione del giorno in quel di Baikonur era quella di cercare dei souvenir che abbiamo trovato in un negozietto che era letteralmente accanto al nostro hotel. Ci siamo dannati l'anima per cercare dei negozi indicati su internet, su Reddit soprattutto, ma questi di fatto non esistevano. Questo negozio è sulla via principale accanto all'hotel che si chiama Galaxy, dove appunto risiedavamo. Опять же, к этой вам все равно придется вот с кем здесь Данилу, да, его зовут? Ну, вот кто вам организовал? ЦУМ. Ну, и Данила же. Не знаю, я девушку какую-то. Ну, он зачем начал? Ну ладно. Ed infine era giunto il tempo di andarsene, passando di nuovo il controllo dei passaporti in quel del checkpoint d'ingresso della città chiusa di Baikonur, nonché dirigendosi per ulteriori 2 ore e mezza verso ovest, verso una città mitica che era una volta sulle rive del quarto lago più grande della Terra. Dopo 2 ore e mezza di viaggio, in mezzo alla steppa kazaka, eccoci qui arrivati quindi ad Aral, città sul Fu lago d'Aral, il Fu quarto lago più grande della Terra. Ma di questo ne parleremo nel prossimo episodio. Grazie mille e ci vediamo tutti quanti nel terzo episodio.